perché lo raccontiamo da lì dentro. Parliamo di quello che viviamo e abbiamo vissuto e penso che possa risultare utile a molti, non solo a quelli che hanno un autismo come il mio, tra virgolette, perché non esiste una persona uguale a me. Allora, secondo questa logica non dovrebbe parlare nessuno. Mi chiedo perché dovrebbe essere considerato più attendibile il racconto di un'esperienza indiretta rispetto alla mia. Non si avvicina di più forse la mia esperienza a quello che spesso viene definito il vero autismo? Alcuni mi dicono spesso sì, però c'è autismo e autismo. Ma la cosa che mi verrebbe da rispondere è: ma tu che cosa ne sai di com'è il mio autismo? Di che cosa affronto io e tanti altri ogni giorno, da sempre? Rifiutare a priori la validità di un racconto è buttare tante possibili risposte nel water e tirare la catena. Parlare di quello che si è vissuto spesso non è per niente facile e se lo facciamo è per essere utile agli altri, perché se la conoscenza e le informazioni si diffondono, magari le vite di tutti quanti possono migliorare, soprattutto dei più giovani, ma anche di chi non può parlare, chi non può esprimersi per proprio conto. È una cosa che può essere utile a tutto lo spettro, secondo me. Io sono in contatto con tanti altri autistici come me, adulti. Ci sono caratteristiche che abbiamo in comune quasi tutti, caratteristiche che abbiamo in comune solo alcuni, caratteristiche che abbiamo in comune solo io, cioè in comune io e magari altri due per dire, no? Più rare. Ehm, Parlare di se stessi può dare un'ipotesi, un input che magari a te non ti dà aiuto, ma a un'altra mamma o un altro genitore che sta ascoltando questo video sì. È meglio diffondere un'opinione, no? Allora, a questa domanda rispondo con una provocazione. Ma secondo voi un essere umano per parlare di esperienza della natura umana dovrebbe parlare solo per se stesso o può parlare in rappresentanza di tutta la categoria? Fermo restando che ovviamente la sua esperienza è oggettivamente personale, individuale e in quanto tale non sarà condivisa esattamente da tutti, ma sarà molto facilmente condivisa da molti. E qua il discorso è un po' lo stesso. Un'altra provocazione, che però più che una provocazione è una riflessione seria, oggettiva. Fino adesso di spettro autistico e di esperienza dell'autismo hanno parlato i genitori degli autistici. E allora io mi chiedo, ma se io che sono autistica in questo modo non posso parlare per gli altri autistici perché io faccio la mia esperienza del mio funzionamento, perché riteniamo accettabile che una persona non autistica parli di autismo, parli di cos'è l'autismo, di come si vive l'autismo e addirittura parli di come i propri figli fanno esperienza dell'autismo, quando lo fa, cioè questa testimonianza già viene filtrata da un funzionamento diverso e piuttosto inadatto a interpretare il comportamento autistico e l'esperienza autistica in generale. Quindi diciamo che io credo che qualunque autistico qualunque autistico minimamente consapevole possa parlare di autismo e possa parlarne in modo comunque attendibile, quantomeno rispetto a chi lo vive indirettamente, quindi anche un genitore che lo vive quotidianamente, lo vive comunque indirettamente laddove il genitore fosse neurotipico. Questo non significa che quando un autistico parla tutte le persone non autistiche dovrebbero pendere dalle sue labbra. Io credo che ci vuole buon senso come in tutte le cose. Credo che parlare di autismo richieda comunque una riflessione deontologica, quindi sia che a farlo siano autistici, sia che a farlo siano genitori o professionisti. Quindi partire dal presupposto che tutti quanti sappiamo che si parla di comunque esperienze personali in questo caso, credo che la responsabilità stia poi anche a chi ascolta prendere certi elementi e capire se sono elementi spendibili per
per la propria interpretazione magari del figlio o dell'alunno. E poi come si chiamano, gli operatori, i medici, loro studiano noi, fondamentalmente, si fanno un'idea sulla base di cosa noi gli diciamo. Quindi, come si può dire che loro siano più esperti? Sono esperti perché hanno studiato la psicologia o la psichiatria, evidentemente sono esperti nel loro... Però, come facciamo a dire che sono più esperti, che ne sanno più loro da dentro? Diciamo, ecco, dal punto di vista da dentro, ce l'abbiamo noi, non ce l'hanno loro, a meno che non siano Asperger o autistici anche loro. Quindi io penso che valga la pena sentire la nostra opinione. Poi uno può trovarla utile o non utile. Magari tu non la trovi utile, ci sarà quello che parla dopo di me che la troverà utile. Perché eliminare a priori una fonte di informazioni? Questa è la domanda che ti posso rimandare indietro. Perché in realtà la stessa idea dell'autismo che porta avanti l'ambiente medico viene costantemente ridefinita anche dalle istanze che portano avanti le persone autistiche, dalle testimonianze delle persone autistiche. I professionisti davvero seri sono quelli che si avvalgono delle testimonianze delle persone in grado di autodeterminarsi per comprendere meglio lo spettro, e così siamo passati per esempio da interpretare le stereotipie attraverso un filtro totalmente tipico che le definiva come comportamenti vuoti e privi di scopo, piano piano a introdurre l'idea che la stereotipia è comunque un comportamento funzionale all'interno del funzionamento autistico. E questo è stato possibile grazie alle testimonianze di persone autistiche che hanno potuto spiegare come si sentono durante una stereotipia, quando gli parte una stereotipia, perché credono che gli parta. Quindi diciamo che la testimonianza delle persone autistiche è un tassello fondamentale per comprendere. L'autismo a basso funzionamento, cosiddetto a basso funzionamento, indica gli autistici con un basso funzionamento cognitivo, e questa è una delle cose molto frequentemente fraintesa, perché le persone pensano che basso funzionamento significhi funzionare poco nella vita. Invece quando parliamo di basso funzionamento di solito ci si riferisce a persone con un basso livello cognitivo. Ora, visto che l'autismo è uno spettro di caratteristiche peculiari che riguardano tutto uno spettro di abilità, di capacità, quindi la capacità appunto cognitiva, attentiva, verbale, la dimensione della sensorialità, sono moltissime. Bisognerebbe chiedersi come si fa a pensare che una persona che ha un basso livello cognitivo e che è autistica non possa avere un'esperienza speculare a un'altra persona con un cognitivo magari nella media su un'altra area. Quindi se noi abbiamo un autistico magari non verbale, con un basso cognitivo, con una sensorialità pazzesca, è chiaro che una persona in grado di spiegarti come ci si sente con quel tipo di sensorialità può esserti utile. Per quanto riguarda i professionisti, il nostro punto di vista, a mio parere, è utile anche a loro e molti lo tengono in considerazione. In passato lo è stato e lo è ancora. Tante convinzioni sbagliate sono state ridimensionate anche grazie all'ascolto di testimonianze che venivano da chi l'autismo lo vive da dentro. Non c'è un intento di sostituirsi a loro, semmai c'è l'intento di collaborare, di aiutare. All'ultima parte della domanda io rispondo con la mia diagnosi. Secondo le vecchie linee guida sarei inquadrabile tra gli Asperger, però ho una diagnosi di autismo di livello 2 per via dei miei problemi sensoriali che sono devastanti. Però io parlo, non ho problemi cognitivi,
Sono sposata, ho dei figli che di là fanno confusione, ho lavorato, ma ho seri problemi nella vita di tutti i giorni. A questo purtroppo stentano a credere anche molti professionisti, ma i miei problemi rimangono, anche se mi esprimo abbastanza correttamente quando non mi impappino e ho una famiglia. L'autismo non è quello che abbiamo pensato che fosse fino a ieri, è qualcosa di molto diverso e vorremmo provare a raccontarlo.